La spalla interna alla curva deve sempre stare più alta della spalla esterna alla curva. A volte, guardando i video di sciatori molto buoni, si è tratti in inganno e sembra di poter osservare che invece la spalla interna è molto più bassa di quella esterna. Che cosa ci trae in inganno? Andiamo a vederlo adesso alla lavagna. A volte, quando si osserva uno sciatore molto inclinato in piena curva e avendo sentito dire che la spalla interna deve essere più alta della spalla esterna, viene da pensare che in questo caso invece si trovi più in basso. Dov'è l'errore? È che la linea di riferimento non deve essere l'orizzontale. L'orizzontale è una linea di riferimento corretta quando siamo dritti sulla verticale, ma quando abbiamo delle forze che vogliamo andare a contrastare per mezzo dell'inclinazione del corpo, l'asse su cui dobbiamo considerare l'equilibrio non è più la verticale, ma è l'inclinata dell'asse piede-bacino, ed è quindi rispetto alla perpendicolare a quest'asse che noi dobbiamo considerare la posizione delle spalle. Lo si può vedere molto bene facendo questo giochetto. Abbiamo ricalcato lo sciatore, lo portiamo con la gamba destra sulla verticale e vediamo che rispetto a questo asse, quello delle spalle in effetti è con la spalla interna alla curva decisamente più alta. A questa si accompagna anche l'inclinazione dell'asse che collega le anche, ed è importantissimo che ci sia molta scioltezza a livello del bacino e a livello della direzione del busto per ottenere questo assetto di equilibrio. Andiamo allora con Davide Cervini a farci questa discesa, belle pieghe a destra e a sinistra, è una curva condotta di arco medio su un terreno bello compatto. Andiamo a vedere in queste inclinazioni rispetto alla linea orizzontale la spalla interna alla curva ovviamente è bassa, ma adesso andiamo a rivedere nel video quello che abbiamo visto prima in disegno alla lavagna. Ora Davide entra in curva, lo blocchiamo qui sull'inizio di inclinazione col piede destro ben vincolato. La spalla sinistra sembra in effetti più bassa della destra, lo vediamo qua al massimo dell'inclinazione, tracciamo gli assi che ci interessano e andiamo poi a ribaltare l'immagine, a portare la gamba destra sulla verticale e scopriremo che la spalla sinistra è altissima, sembra quasi impossibile, ma non abbiamo fatto altro che raddrizzare la foto. Questo assetto lo possiamo provare anche a casa mettendo il piede sinistro su una sedia e sporgendoci con le spalle sul piede destro. Poi invertiamo dall'altra parte per provare l'assetto nella curva opposta. Adesso andiamo a farci un giro ancora con Davide. Siamo sul ghiacciaio delle Des Alpes, ci godiamo queste belle inclinazioni e non ci resterà, dopo aver fatto esercizio a casa, che riprovare sulla neve quell'assetto del corpo con i piedi belli forti a tenere bene gli spigoli, e riusciremo poi anche noi a fare come sta facendo Davide qui. Bravo Davide, grazie.